L'Italia è un paese pieno di montagne. A nord ci sono le Alpi, montagne alte e famose in tutto il mondo. Al centro e al sud ci sono gli Appennini, montagne più basse ma molto lunghe. Gli Appennini seguono tutta la penisola, dal nord fino al sud. La vetta più alta d'Italia è il Monte Bianco, sulle Alpi. La vetta è il punto più alto di una montagna. Il Monte Bianco arriva a più di 4.800 metri. In cima al Monte Bianco c'è la neve anche in agosto. Anche gli Appennini hanno vette importanti, come il Gran Sasso, in Abruzzo. Ma le montagne italiane non sono tutte uguali. Le Dolomiti, per esempio, hanno rocce chiare che al tramonto diventano rosa. Le Dolomiti sono così belle che l'UNESCO le protegge come patrimonio dell'umanità. In ogni zona di montagna c'è una valle e nella valle c'è la vita. La valle è la zona bassa tra due montagne. Nelle valli ci sono i paesi, i campi e le strade. Più in alto ci sono i boschi, pieni di alberi e di silenzio. Sopra i boschi ci sono i prati, con l'erba verde e tanti fiori. Ancora più in alto c'è solo la roccia e a volte la neve. Questa è la montagna italiana. Tanti mondi diversi, uno sopra l'altro. D'estate, nelle città italiane, fa molto caldo. In montagna, invece, l'aria è fresca e leggera. Per questo, da giugno a settembre, molti italiani vanno in montagna. Anche molti turisti stranieri scelgono le montagne italiane per le vacanze estive. Cercano il fresco, il silenzio e i paesaggi verdi. Alcuni restano 1 o 2 settimane in un piccolo paese. Altri salgono ogni giorno su un sentiero diverso. Il sentiero è una piccola strada di terra e di sassi. Sul sentiero non passano le macchine, si cammina solo a piedi. Camminare in montagna per molte ore si chiama fare un'escursione. La persona che fa un'escursione si chiama escursionista. I paesi di montagna sono piccoli e tranquilli. Le case hanno i tetti di pietra o di legno e i balconi pieni di fiori. Al centro del paese ci sono la chiesa, la piazza e una fontana. Dalla fontana esce acqua fresca che arriva direttamente dalla montagna. Vicino alla fontana le persone anziane parlano e guardano chi passa. D'estate questi paesi si riempiono di vita. Ci sono le feste con la musica e i mercati con i prodotti locali. E da questi paesi partono i sentieri per le escursioni. Seguiamo allora una giornata di escursione, dall'inizio alla fine. Prima di partire, una domanda importante. Il sentiero è facile o difficile? Un sentiero facile è largo e ha poca salita. La salita è la parte del cammino che va verso l'alto. Su un sentiero facile possono camminare anche i bambini e le persone anziane. Un percorso impegnativo, invece, è un'altra cosa. Impegnativo significa difficile, che chiede molta energia e molta esperienza. Un percorso impegnativo ha salite lunghe, rocce e passaggi stretti. In alcuni punti servono anche le mani per salire. Scegliere il percorso giusto per le proprie forze è la prima regola della montagna. La montagna è bella, ma chiede sempre rispetto e attenzione. La sera prima dell'escursione si prepara lo zaino. Lo zaino è la borsa che si porta sulle spalle. Dentro lo zaino mettiamo le cose importanti per la giornata. Prima di tutto l'acqua, perché in montagna si beve molto. Almeno 1 litro a persona e nei giorni caldi anche di più. Poi il cibo: pane, formaggio, frutta secca
e una mela. Serve anche una giacca, perché in alto il tempo cambia in fretta. Il sole può sparire e può arrivare il vento freddo o la pioggia. Nello zaino mettiamo anche il cappello, la crema per il sole e gli occhiali da sole. Servono anche i cerotti per curare le piccole ferite dei piedi. Molto importante è la mappa, cioè il disegno del territorio con tutti i sentieri. Oggi molte persone usano il telefono, ma in montagna il telefono a volte non funziona. La mappa di carta invece funziona sempre. Infine le scarpe, che sono la cosa più importante di tutte. Servono scarpe da montagna, alte e robuste, che proteggono il piede. Con le scarpe da città sui sassi è facile cadere. La mattina dell'escursione si parte presto, quando l'aria è ancora fresca. Partire presto è una regola importante. D'estate, nel pomeriggio, in montagna arrivano spesso i temporali. Il temporale è una pioggia forte e improvvisa, con tuoni e fulmini. Chi parte presto arriva in alto prima del brutto tempo. Se il temporale arriva, la regola è semplice: scendere subito e stare lontani dalle vette. All'inizio del sentiero c'è un cartello di legno con i nomi dei luoghi e i tempi. Per esempio, rifugio, 2 ore e 30 minuti. I tempi sul cartello sono per un camminatore medio, senza le pause. Lungo tutto il cammino ci sono i segnali bianchi e rossi. Il segnale è un piccolo segno di vernice su un sasso o su un albero. Vicino ai colori c'è un numero. È il numero del sentiero. Questi segnali sono un lavoro del Club Alpino Italiano. Il Club Alpino Italiano è un'associazione nata a Torino nel 1863. Da più di 150 anni i suoi volontari curano i sentieri di tutta Italia. Seguire i segnali è facile: bianco e rosso, sempre bianco e rosso. Se i segnali spariscono, forse abbiamo sbagliato strada. In quel caso è meglio tornare indietro e controllare la mappa. Un'altra regola di sicurezza: dire sempre a qualcuno dove andiamo. Se c'è un problema, i soccorsi sanno dove cercare. In Italia il numero per tutte le emergenze è il 112. Durante la salita, dopo un po' di tempo, arriva la fatica. La fatica è la stanchezza del corpo che lavora. Le gambe diventano pesanti e il respiro diventa veloce. La soluzione è semplice: passi corti, ritmo lento e piccole pause. In montagna non è importante andare veloci, è importante arrivare bene. Durante le pause si beve acqua e si mangia qualcosa di dolce. Sul sentiero c'è anche una bella abitudine: le persone si salutano. Quando 2 escursionisti si incontrano, dicono buongiorno oppure ciao. In città questo non succede quasi mai, ma in montagna sì. La montagna rende le persone più semplici e più gentili. Il sentiero entra prima in un bosco fresco e profumato. Nel bosco ci sono alberi alti, abeti, larici e faggi. Tra gli alberi si sentono gli uccelli e il rumore di un ruscello. Il ruscello è un piccolo fiume di acqua fredda e chiara. Attenzione però, non tutta l'acqua dei ruscelli è sicura da bere. È meglio bere l'acqua della borraccia o delle fontane dei paesi. La borraccia è la bottiglia che portiamo nello zaino. Dopo il bosco, il sentiero arriva sui prati alti. Qui il panorama si apre, si vedono le valli e le vette lontane. Sui prati, d'estate, ci sono le mucche con i loro campanacci. Il campanaccio è la campana che la mucca porta al collo. Il suo suono arriva da lontano ed è la musica dell'estate in montagna.
Sui prati alti ci sono anche le malghe. La malga è una casa semplice dove il pastore vive d'estate con gli animali. A giugno le mucche salgono dai paesi verso i prati alti. A settembre, prima del freddo, tornano a valle. Questo viaggio degli animali è una tradizione antica di molti secoli. In molte valli il ritorno delle mucche a settembre è una grande festa. Nelle malghe si fa il formaggio fresco e spesso si può anche comprarlo. Con un po' di fortuna, l'escursionista vede anche gli animali selvatici. Molte persone portano un piccolo binocolo per guardare gli animali da lontano. La marmotta, per esempio, vive nei prati alti e fischia quando arriva qualcuno. Il fischio della marmotta è un segnale di attenzione per le altre marmotte. Più in alto vivono i camusci e gli stambecchi, che amano le rocce. Il camoscio salta tra le rocce con una velocità incredibile. E nel cielo, a volte, gira lentamente un'aquila. Dopo 2 o 3 ore di cammino, ecco il momento più bello: il rifugio. Il rifugio è una casa in alta montagna, aperta a tutti i camminatori. Non è un albergo di lusso, è un posto semplice e accogliente. Nel rifugio si può mangiare, bere e anche dormire. Molti rifugi aprono solo d'estate, da giugno a settembre. In inverno la neve copre tutto e i sentieri spariscono. Molti rifugi italiani sono nati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. In quel periodo l'alpinismo, cioè la passione di salire sulle vette, era diventato molto popolare. I primi rifugi erano piccole case di pietra per i pionieri della montagna. Oggi i rifugi sono più comodi, ma lo spirito è lo stesso. Il gestore del rifugio accoglie le persone e prepara il cibo. Il gestore è la persona che vive nel rifugio e lo cura per tutta la stagione. La sua vita non è facile, perché il rifugio è lontano da tutto. Il cibo e le altre cose arrivano con l'elicottero o con una piccola teleferica. La teleferica è un cavo di metallo che trasporta le merci dalla valle. Per questo al rifugio è importante non sprecare niente. Sprecare significa usare male una cosa e poi buttarla via. Chi arriva al rifugio si siede fuori, sulla terrazza di legno. Si toglie lo zaino, beve acqua fresca e guarda il panorama. In quel momento, la fatica della salita diventa una grande soddisfazione. E poi c'è il cibo, una parte importante della giornata in montagna. Il cibo dei rifugi è semplice, caldo e abbondante. Il piatto più famoso è la polenta, fatta con la farina di mais. La polenta è gialla e morbida e si mangia con il formaggio o con la carne. Nelle Alpi ci sono molti formaggi di montagna, fatti con il latte delle mucche. Ogni valle ha il suo formaggio, con un nome e un sapore diverso. In Trentino Alto Adige si mangiano anche i canederli. I canederli sono grandi palle di pane, uova e speck, cotte nel brodo. Lo speck è un salume affumicato tipico di quella regione. In molti rifugi delle Alpi c'è anche lo strudel, un dolce con le mele. Nei rifugi degli Appennini ci sono spesso le zuppe di legumi e la pasta fatta in casa. Alla fine, molte persone prendono una fetta di torta con i frutti di bosco. I frutti di bosco sono piccoli frutti, come mirtilli, lamponi e fragoline. Dopo un pranzo così, alcune persone restano al rifugio anche per la notte. Si dorme in una camerata, cioè una grande stanza con tanti letti. La sera, in rifugio, non ci sono la televisione e i rumori della città. Le persone parlano, giocano a carte e poi escono a guardare le stelle.
In alta montagna, senza le luci della città, il cielo è pieno di stelle. Molti vedono anche le stelle cadenti, soprattutto nelle notti di agosto. La mattina dopo, all'alba, il sole colora le vette di rosa. Chi dorme in rifugio vede uno spettacolo che in città non esiste. La montagna, però, non è solo un luogo di vacanza. È una natura delicata che ha bisogno di protezione. L'Italia ha capito questa cosa più di 100 anni fa. Nel 1922 è nato il Parco Nazionale del Gran Paradiso, il primo parco nazionale italiano. Il parco è nato per salvare lo stambecco, un animale che stava per sparire. Oggi nel parco vivono migliaia di stambecchi, liberi tra le rocce. Dopo il Gran Paradiso sono nati molti altri parchi, sulle Alpi e sugli Appennini. Nei parchi la natura viene prima di tutto. Nei parchi lavorano i guardiaparco, persone che controllano e proteggono la natura. Anche chi cammina deve seguire alcune regole semplici. Prima regola: restare sul sentiero e non camminare sui prati delicati. Seconda regola: riportare a valle tutti i propri rifiuti. I rifiuti sono le cose che buttiamo via, come le carte e le bottiglie. In montagna non ci sono cestini. Ognuno mette i suoi rifiuti nello zaino. Terza regola: non raccogliere i fiori e non disturbare gli animali. Alcuni fiori di montagna, come la stella alpina, sono protetti dalla legge. La stella alpina è un piccolo fiore bianco che cresce solo in alto. Queste regole non sono un peso, sono un modo di amare la montagna. Chi protegge la natura oggi la regala anche ai bambini di domani. Il modo di vivere la montagna negli anni è cambiato molto. Nel Novecento molte persone hanno lasciato i paesi di montagna. Sono andate a lavorare nelle città, dove c'erano le fabbriche. Molti paesi sono diventati piccoli e silenziosi, con poche famiglie. Poi, nella seconda metà del Novecento, è arrivato il turismo dello sci. Sono nati grandi alberghi e impianti per portare le persone sulle piste. Lo sci ha portato lavoro, ma solo in inverno e solo in alcune valli. Oggi, però, gli inverni sono più caldi e la neve è meno sicura. Così molti paesi hanno scoperto di nuovo il valore dell'estate. Questo nuovo modo di viaggiare si chiama turismo lento. Il turista lento cammina, guarda, ascolta e non ha fretta. Dorme nei piccoli paesi e compra i prodotti locali. Mangia il formaggio del contadino e il miele delle api di montagna. Così i soldi del turismo restano alle famiglie della valle. Camminare non costa molto e fa bene al corpo e alla mente. Alcuni giovani, oggi, tornano a vivere e a lavorare in montagna. Aprono piccoli alberghi, fanno le guide, producono formaggio e frutta. I sentieri e i rifugi, così, danno un futuro ai paesi di montagna. Per chi ha più tempo, ci sono anche i cammini di più giorni. Sulle Dolomiti, per esempio, ci sono le alte vie, sentieri lunghi e famosi. Chi le percorre cammina per giorni e ogni sera dorme in un rifugio diverso. Ma torniamo alla nostra escursione di un giorno. Dopo il pranzo inizia la discesa. La discesa è il cammino verso il basso, il ritorno a valle. Scendere sembra facile, ma non è vero. In discesa le gambe lavorano molto e le ginocchia si stancano. Anche in discesa servono attenzione e passi lenti. Molti escursionisti usano i bastoncini, 2 bastoni leggeri che aiutano l'equilibrio. Alla fine della giornata, l'escursionista arriva di nuovo in paese. Le gambe sono stanche e le scarpe sono piene di polvere.
Ma dentro resta qualcosa di importante. Restano i colori dei prati, il silenzio del bosco e il suono dei campanacci. Resta il ricordo della montagna e del pranzo sulla terrazza del rifugio. La sera, a casa, l'escursionista guarda le foto della giornata e pensa già alla prossima escursione su un sentiero nuovo. La montagna d'estate insegna una cosa semplice. Andare piano è una ricchezza. Non serve andare lontano, serve solo camminare, guardare e respirare. E tu, hai mai fatto un'escursione in montagna? Racconta la tua esperienza nei commenti.